Bentornati cari amici del canale, oggi sono qui a Pescara. Non sarà un video che parla di questo pranzo, ma sarà un video che vuole presentare. Ogni tanto lo sapete che vado fuori dal mio ufficio, dalla mia scrivania oramai famosa per così dire, dove mi reco direttamente a casa degli amici del canale che hanno delle particolarità, delle cose curiose da presentare a tutti voi. Oggi sono qua a casa di Salvatore, un amico del canale. Ragazzi, buongiorno a tutti, ovviamente gli iscritti del canale di Gianni numero 1. Mi ha fatto una sorpresa dove io sono rimasto, non credevo. Vabbè, non sono Brad Pitt. No, però comunque, sai, colpisce questa cosa in maniera molto bella, positiva. Sai, sono Gianni, come stai? Sai, sono interessato a vedere i tuoi artefatti, chiamiamoli così, e quindi io, sai, colpito veramente. La cosa Salvatore ha colpito me perché esatto, voi sapete che invito sempre tutti voi a scrivermi innanzitutto sul canale, quindi attraverso i messaggi andiamo a rispondere alle vostre domande, e quindi è cultura che serve a tutti voi amici del canale. Poi invece su Messenger cose che riguardano i webinar, i corsi fotovoltaici, sia privati che collettivi, ma anche queste informazioni personali che voi mi trasmettete. Io ricevo tante foto, tanti testi dove mi si dice: Gianni, ho inventato questo, ho fatto questo. Purtroppo non è che posso fare un canale delle vostre invenzioni, se no ce ne vorrebbe uno parallelo. Però Salvatore... Io sono onorato, scusami se ti... Vai Salva, vai. No, vai. Sono onorato della presenza di Gianni e che mi abbia contattato veramente con il cuore. Non me lo sarei mai aspettato, è stata più una sfida, una challenge buttata così. Ho detto, chissà, magari fra tante appunto fotografie di tutti gli amici del canale, i contatti e compagnia varia, avrà la testa piena. Quindi ho detto, ma sicuramente proviamo, vediamo un po'. Sono stato fortunato e sono onorato veramente di averti qua, ma non perché siamo reciprocamente onorati, diciamo così. Grazie. Però la cosa che ci tengo a dire è che quello che mi ha colpito, e lo vedrete da questo video ragazzi, è che Salvatore ha, oltre che capacità, perché le cose che vi farò vedere in questo video non sono per tutti, eppure sono semplici, ma nella loro semplicità implicano ed è tangibile che ci voglia della competenza. Salvatore, che non è né laureato né diplomato in elettronica eccetera, però attraverso la passione e il fare, lo sperimentare, i test, inventarsi eccetera, ha sviluppato quello che io mi sento proprio di dirvi, delle capacità incredibili, e voi vedrete prodotti. Beh, che c'è una chiamata in linea? Mi chiamo più di te. È più chiamato di me, ragazzi. Mamma mia, guarda. Vabbè, due risate va sempre bene. Ci stanno. E poi mi ha offerto sto vinello, ragazzi. Lasciamo perdere. Ho nascosto anche la marca perché qua pubblicità non se ne fa. Ragazzi, allora il punto qual è? Che attraverso la passione e la tecnica e le capacità vi farò vedere dei prodotti oggi che potete realizzare anche tutti voi, esatto, ok? sì. Lui non ne sta facendo un commercio, non è che questo video è un video pubblicitario per poi dire adesso vi do il numero eccetera. Difatti è Salvatore, lo vedrete qua nel video, esatto. E gioite di questo video perché vi darà tante idee di grandi e piccoli accessori per il fai da te fotovoltaico, esatto. Per produrre energia in casa, per avere riserve di energia, luci di emergenza e quant'altro. Lo vedrete in questo video. Ragazzi, sono qua di fronte, adesso bando alle ciance, ci facciamo una bella mangiatina di questi manicaretti con questo vinello e ci vediamo fra 4 secondi. Giusto, Salva? Perfettissimo, ottimo. Vuoi salutare? A dopo, ci vediamo, siamo qui. Grazie. Salva. Bene ragazzi, eccoci qua. Quello che volevo farvi vedere, ed è stato diciamo tutta la chiacchierata che ci siamo fatti, riguardava proprio questo prodotto, che non è l'unico ragazzi, perché Salvatore fa veramente tante cose. Questa, vi ricordate quella della Bluetti, la Power Station? Ebbene, lui l'ha chiamata la Static Power Generator, ovvero questa è un'unità portatile che contiene veramente un sacco di cose che adesso chiaramente poi ve le farò descrivere da chi l'ha inventata, da chi l'ha costruita. Però prima di fare qualsiasi domanda io con la telecamera voglio farvi fare con tutti i dettagli
una bella videata, come si dice in gergo popolare, che va a descrivere visivamente tutto quello che potete vedere, cioè che la compone. Ok, quindi mi sposto, ragazzi, con la telecamera. Perfetto. E vi faccio vedere che cosa comprende questa Power Station. Innanzitutto potete vedere il nome che è stato inventato dall'inventore, cioè Verde Rosa, che avete capito è il suo cognome. Qui ci sono tutti i comandi che fra un po' ci descriverà l'amico Salvatore. Qui vedete che c'è anche una icona del marchio suo. Dopodiché sul lato l'avete già visto ed è, grazie Salvatore, aiutami un attimo girando, questo è il lato, puoi girarmi al contrario adesso, qui vediamo tutte le prese, poi le descriveremo in maniera chiara. Ecco, qui un altro lato l'avete già capito, c'è luce LED, c'è l'attacco per l'ingresso Enel e il ground, questo è importante, dove ci possiamo attaccare la terra. Se vuoi ti giro anche per fare gira anche di qua. Sì. E questo è l'altro lato con i due fari di potenza LED, sempre 12 volt. Verde Rosa è il suo marchio, che corrisponde esattamente al suo cognome. Adesso entriamo nei dettagli di questa Power Station. Girami al contrario. Però le facciamo vedere anche sotto, così magari. Anche sotto, bravo, grazie, perché ci sono le due prese con ventola. Non solo questo, poi vedremo anche tutta la funzione delle ruote sulla trasportabilità, e abbiamo anche qui l'attacco della terra, ok, che lui ha chiamato massa. Vi ricordo tutti che la massa riguarda le scocche metalliche, la terra invece riguarda il posizionamento nelle paline di terra. Ottimo, prodotto fantastico, tutto autocostruito, ragazzi, sembra uscito da un'azienda, da una fabbrica. E adesso andiamo fra pochi secondi a vedere tutti i dettagli costruttivi di questa Power Station. Allora ragazzi, abbiamo invertito le posizioni, perché adesso io farò da cameraman e da intervistatore del nostro caro amico Salvatore, e con la telecamera andrò in ravvicinamento sul prodotto per farci spiegare da lui tutto ciò che compone questo Power Station. Ok ragazzi, seguite attentamente, perché le informazioni sono veramente tante, e la possibilità di costruire anche voi questo, che diventa utile oltre che piacevole in tempi di crisi, dove possono staccare la corrente, dove potete portarlo al campeggio, al mare, nella baita, potete averlo in macchina come riserva energetica, cioè un componente che è veramente multivalente, perché dentro i componenti sono veramente tanti e hanno tante funzioni utili a qualsiasi livello. Non vi dico più niente, perché zoomando adesso voglio, Salvatore, entrare nelle domande specifiche di quello che è stata la tua, io la chiamo creazione, perché qui c'è anche dell'arte. Passami il termine. Grazie okay. Gianni, grazie, sì. Dai, spiegheremo avviciniamoci. Tutto. Vai, perfetto. Allora Salvatore, eccoci qua di nuovo, sto zoomando su di te, complimenti anche per la casa, che so che l'hai fatta tutta tu e c'è eleganza e stile. Grazie. Adesso siamo su questo apparato che io voglio che tu descriva a tutti gli amici del canale. Perfetto. Allora io direi subito di passare a queste due cose, chiave e telecomando. Lascio la parola a te, perfetto. Dimmi tutto su questi prodotti. Allora, praticamente questa è una Power Station, diciamo, creata così al momento, da un'idea, quindi senza una schematica ben precisa, senza un disegno, quindi presa dalla testa alla realizzazione proprio pratica. Così mi è venuta l'idea seguendo i consigli di Gianni sul canale, seguendo proprio da quando ha fatto la batteria tante belle cose. Automaticamente ho detto devo fare una piccola Power Station, specialmente quando ha presentato il Bluetti. Mi voglio mettere, diciamo, in come si dice, in discussione. Vediamo se ce la faccio. Perfetto. Okay. Allora, hai già fatto troppi complimenti al canale e a me basta adesso. No, ci sta, ci mancherebbe. Dai, Salvatore, quindi partiamo. Io ho messo come sicurezza una chiave di accensione alla macchina. Allora, vediamo, intanto un attimo, Gianni, ti faccio vedere pure un attimino che abbiamo il selettore di batterie che comanda tutto, se no, senza, diciamo, attivarlo non funzionerebbe. È una sicurezza, come sai, come hai sempre specificato tu, le sicurezze sono la prima cosa
che vanno in un apparecchio dove ci sono, diciamo, alte correnti, anche se la tensione è bassa, ma abbiamo comunque correnti elevate. Allora, quindi abbiamo in 0 direttamente, così è spento, chiave spenta. Andremo a girare sulla prima posizione. Io voglio spiegare prima questo, diciamo, selettore nella funzione nella macchina, appunto. Quindi selezione 1, attiveremo la batteria e diciamo, tutta la circuiteria interna adesso contenuta quindi nella macchina. Abbiamo già visto accendersi dei LED. Perfetto, sì. Allora, questo LED sta ad indicare che la macchina così accendendo non funziona, indica che il selettore è in prima posizione, quindi diciamo, è un indicatore di posizionamento. Attivandosi quella spia vuol dire che tu hai acceso il selettore. Esatto. Serve anche da promemoria, perché se la vedi accesa devi spegnere. Bravo, sì, per sicurezza. Non va a scaricare niente, però per dire voglio stare sicuro, tipo la manetta del gas, se vogliamo usare una terminologia diversa, di ricordarti di chiudere la manetta per stare proprio staccato e sicuro. Ovviamente abbiamo una batteria capacitiva di 83 farad dentro, in parallelo alla batteria, quindi ovviamente non, diciamo, su questo pulsante, però abbiamo una situazione di spunto più elevato. L'hai posizionato quindi per dare spunto in caso di carichi induttivi, okay. Esatto. Motori piuttosto che perfetto. Okay. Poi vi spiegherò, diciamo, andando avanti, anche il pulsantino del boost che funziona insieme al condensatore. Allora, partiamo per gradi, quindi partiamo, diciamo, prima posizione batteria, seconda posizione va, diciamo, a collegare la presa che vediamo qui sul nostro lato, sulla nostra sinistra. Quella è una presa che non mi piace, tu lo sai. Ecco. È una presa delle batterie in parallelo. Vabbè, esatto. Lui l'ha messa, ragazzi, ed è giusto che io ve la menzioni. Cioè, esatto. Qui possiamo collegare, Salvatore, delle batterie in parallelo. Ma chiaramente, come tu sai, chi vuole collegare batterie in parallelo qua deve perlomeno portare il tutto alla stessa identica tensione. Esatto, sono d'accordo. Chiariamo questo aspetto, perché sai che a me il parallelo sulle litio non mi piace. Perfetto. Sulle piombo è una cosa diversa. Vai avanti, Salvatore, prego. Ti spiego ancora l'ultima posizione. Dice, perché hai messo questa presa? Diciamo, questa presa ha la funzione di, in caso di batteria scarica all'interno, visto che noi siamo sul canale appunto di Gianni, quindi energia fai di te, non puoi rimanere a piedi. Allora, non vogliamo collegare una seconda batteria per, diciamo, il discorso che stiamo facendo prima, se non sono perfettamente sulla stessa tensione. Andiamo a metterlo in posizione 2 esclusivamente, escludendo la batteria interna e quindi avendo questo boccaporto d'ingresso per una tensione esterna che alimenta la macchina, quindi escludendo la batteria. Perfetto. Permettimi, Salvatore, praticamente invece di usare il parallelo, che è sempre un po' discutibile, sì, tu vai a sganciare la batteria ufficiale. Perfetto. E vai a posizionare l'altra batteria inserendola all'interno di quella presa. Esatto. E il nostro power battery bank diventa un utilizzatore di un'altra batteria esterna, che potrebbe essere anche una batteria AGM, una batteria acido libero, potrebbe essere anche diversamente un altro gruppo batterie. Una domanda, Salvatore, perdonami, che tensione circola qua dentro? Allora, 12? È a 12,8 volt. Perfetto, quindi allora a questo punto noi potremo anche connettere questa presa, chiamiamola ausiliare, alla batteria della macchina. Esattamente. Quindi noi abbiamo l'utilizzo della batteria litio interna, ma in caso di emergenza attacchiamo lì la batteria dell'auto, facendo rifunzionare l'apparecchio magari con motore anche acceso. Bravissimo, esattamente. Caso di emergenza, appunto, uno in teoria, se c'ha la batteria scarica, che emergenza è? Non lo utilizzeresti mai. Allora, avendo questa, diciamo, opportunità di avere la presa, diciamo, esterna, automaticamente noi facciamo funzionare la macchina sempre in maniera costante e continua. Un campeggio, una scampagnata, dice voglio il caffè in mezzo al prato a 1300 metri di altezza, ti porti, vabbè, come adesso sembra che stai facendo uno slogan. Facciamo una piccola pausa. Sì. E quindi dicevamo appunto che è diciamo un'apparecchiatura per, diciamo, l'uso esterno, ma magari anche per un cantiere, un'emergenza, uno ha bisogno di tagliare un pezzo di ferro, diciamo, fuori, si sa, insomma, per emergenza, come se fosse un generatore classico a benzina, solo che il generatore a benzina inquina, potevi portare la tanica di benzina, è un po' più, diciamo, fastidioso. Questo c'è la batteria
quindi capirete, è molto più pratico, più leggero e meno fastidioso. Bene, allora passiamo al, diciamo, al funzionamento. Quindi portandolo in relazione, diciamo, alla leva di comando, diciamo, sulla posizione 1, diamo start di batteria. Adesso andremo a girare la chiave, daremo lo start e partirà il display con la tensione e la carica, diciamo, della batteria appunto residua che c'è. In questo caso al 100% perché l'abbiamo caricato, quindi perfetto. Allora abbiamo come prima accensione l'inverter, quindi ecco, adesso fra 2 secondi fa un'analisi e parte direttamente, ecco qua, il display multi, dove appunto potremmo leggere l'uscita, quindi in watt di assorbimento, quindi watt di uscita, kilowatt prodotti, tensione in corso dell'inverter insieme alla frequenza, assorbimento quindi corrente e giustamente fattore, power factor, che in questo caso è tutto a zero perché non abbiamo carichi diretti, e abbiamo diciamo il salvavita proprio per staccare al volo. Dentro abbiamo una massa fittizia che fa funzionare appunto lo sganciatore, quindi salvavita, e così abbiamo, diciamo, dalla presa esterna abbiamo la 220 direttamente. Salvatore, per quanto riguarda questa presa, ci fai vedere subito un carico reale in modo che possiamo già vedere in funzione l'apparato? Certamente, ovviamente. Allora qui abbiamo un attimo una stufa alogena di 1,2 kW, quindi è abbastanza potente. Io me la metto in on, abbiamo la presa, ecco qui, forse questa si intreccia un attimo, a posto, abbiamo fatto così. Allora abbiamo l'asciugo dove la andremo ad attaccare direttamente, ecco qua, ha bippato, quindi è in tensione. Allora accendiamo, vedete, già è in funzione, prima posizione, seconda posizione, iniziano a partire le ventole tachimetriche tangenziali. Abbiamo acceso la, come vediamo, la stufa, non c'è trucco e non c'è inganno, come si dice. Questo non è molto perpetuo, questo Salvatore. Assolutamente. E se vuoi far vedere magari l'assorbimento, in questo caso è 1 kW, esatto, quindi lo strumento, ecco, adesso comincia a segnare l'assorbimento, vabbè, ovviamente i kilowatt orari passerà del tempo per farlo partire, cioè per farlo girare, tensione, frequenza e corrente, quindi abbiamo 4,47 ampere in assorbimento, power factor 1.00, perfetto. Perfetto, grazie Salvatore, questo è importante per far vedere quelli che sono i test reali di funzionamento. E quindi la stufa che la sento qua vicino, mi sta veramente scaldando, è quello che consideriamo un test reale sul posto. Sì. Grazie, passiamo ad altre funzioni staccando la stufa. Sì, se no ci bruciamo. Salvatore, adesso ci fai per favore una bella descrizione di tutto il pannello di controllo. Vai. Perfetto, allora partiamo dal primo, diciamo, strumentino che adesso è spento, che diciamo sta ad indicare l'ingresso del pannello solare, quindi tensione watt e corrente, diciamo, di ingresso alla batteria, ma in questo momento è staccato. Però ha la doppia funzione che quando andremo a ricaricare, quindi con l'Enel, quindi con la tensione esterna su rete, automaticamente stessa cosa, indicherà sempre le stesse funzioni di tensione, corrente e assorbimento, insomma, che va, diciamo, in ricarica per la batteria. Quindi diciamo questo è un V-meter che serve, esatto, a farti vedere direttamente, che sia da pannello o che sia da rete, sì, quello che sta entrando in termini di volt, ampere e ovviamente la potenza. Perfetto, poi esatto, per tenere, diciamo, in visione diretta se la macchina sta caricando oppure no. Abbiamo il primo pulsantino, appunto Enel, come si legge, che questa è una funzione, siccome la macchina è progettata per funzionare tipo backup, quindi entra da questo lato, diciamo, l'ingresso Enel, quindi in teoria, in pratica il contatore Enel dovrebbe entrare qui e l'uscita è su questa presa blu che andrebbe nel quadro di casa,
insieme, se vogliamo essere proprio precisi, colleghiamo anche la massa dell'impianto dell'appartamento di la terra, okay. terra, diciamo la terra, sì, ho sbagliato a dire, perché giustamente la massa è un'altra cosa. La massa è metallica degli apparecchi, esatto, la terra è la pallina, vai. La massa è diversa. Quindi praticamente andremo a dare, diciamo, la terra dal pozzetto principale che troviamo sotto l'abitazione, andremo ad attaccare al contatore direttamente, il contatore dell'Enel, se abbiamo ancora il contratto Enel diretto, e questo diventa un diciamo power bank per casa, chiamiamolo così, diciamo, quindi automaticamente fluisce corrente, quindi abbiamo questo pulsante che servirà a far attivare tramite la presa diciamo dell'Enel il caricabatterie interno manualmente per ricaricare appunto la LiFePO 4 interna, perché se no, in caso noi dovessimo trasportare il carrellino per insomma, un uso diverso, quindi non da casa, già per casa, ma magari non lo so, cioè fuori casa, in un cantiere, in qualsiasi parte dove serve corrente, dove non abbiamo corrente, per ricaricare noi utilizzeremo la presa che vediamo qua, IEC, con l'interruttore ed il fusibile, per caricare esternamente sempre la macchina al di fuori dell'impianto, diciamo plug and play, chiamiamolo così, una volta se diciamo abbiamo allestito il tutto. Quindi praticamente questo è il pulsante che va ad attivare sulla rete Enel, quindi sulla presa blu, il caricabatterie. Nello stesso tempo questo pulsante ha una doppia, diciamo, funzionalità che poi vi farò vedere dopo. C'ha un LED rosso lampeggiante in caso di protezione di errore di collegamento. Se dovessimo entrare qui con diciamo con il contatore dell'Enel, dovessimo sbagliare ad attaccare, entrano tutte le protezioni in gioco per non far saltare sia l'inverter ma anche stesso la linea interna, e inizia a lampeggiare direttamente. Quindi ecco, questa è una cosa importante che dici, perché spesso purtroppo quando utilizziamo gli inverter, gli amici del canale che collegano i cavi dalla rete, sì, invece che ingresso nell'inverter, lo mettono involontariamente in uscita dall'inverter, e lì si crea un cortocircuito che rovina le schede. Tu hai predisposto questo meccanismo che nel caso venga inserita la corrente al contrario, lui blocca e nel contempo ti avverte. Bravo. Esatto, bravo, blocca, quindi questa diciamo è la funzionalità pure di protezione, diciamo, diciamo massimo di questo, diciamo, progetto. E poi andando avanti abbiamo appunto il faretto, come abbiamo visto prima, ecco, faretto che funziona direttamente con l'inverter interno, quindi a 230 volt. Ecco, Salvatore, in camera non si vede, ma è veramente molto potente, molto potente. È un faretto sì, da 10 watt, quindi ok. E poi abbiamo, sempre proseguendo diciamo da sinistra nel video, al caricabatterie USB, dove ha doppia funzione anche questo di voltmetro, quindi volt reali della batteria, se andiamo a leggere corrispondono pure precisamente, e in più abbiamo due USB 3.0 per una ricarica veloce su tablet, cellulari che usiamo quotidianamente, dove specialmente fuori casa tutti abbiamo bisogno di prese, esatto. E quindi questo è il caricabatterie che si spegne poi a parte. Poi abbiamo il pulsante del boost, che praticamente quando si schiaccia questo pulsante interviene un relè di potenza che bypassa il BMS, quindi va a ponticellare il P- con il meno, diciamo, principale della batteria, quindi automaticamente dà tutta la corrente massima della batteria stessa. Perdonami una pausa, Salvatore. Qui tu vai a eliminare il BMS, sì, vai a prelevare direttamente la corrente dalla batteria, dai lo spunto, quello che può essere un carico induttivo, dopodiché lo rischiacci e ritorni all'utilizzo normale con BMS. Perfetto. Questo è molto intelligente per non andare a sovraccaricare il BMS, ottimo. Perfetto, questo diciamo è un'accortezza in più che magari non si usa, però nei casi di emergenza abbiamo questo
pulsante extra. No, ti dico Salvatore, questo è un colpo di genio, complimenti, perché questa con l'attivazione del relay che va a togliere la funzione BMS, va a prelevare, come oggi sto facendo l'impianto, il mega impianto con l'Elerix che preleva direttamente dalla corrente. Perfetto. Qui andiamo a bypassare il BMS, prelevare quello spunto che ci può servire per una pompa di una piscina, piuttosto che di un motore, e poi torniamo alla funzione BMS una volta disattivato. Perfetto. Complimenti. Grazie. Allora, poi c'è il pulsantino della ventola, questo dovremmo sempre dargli il carico. Io do un attimo il carico al volo e faccio vedere la funzione, che la ventola, essendo tangenziale, quindi essendo parametrica, che succede? Che automaticamente d'inverno abbiamo questo, ecco qua, se vediamo e sentiamo più che altro, la ventola sta funzionando al massimo dei giri invernali, però non sono i giri reali, sono dimezzati a un terzo, perché sennò sarebbe troppo rumoroso. Allora invece d'estate, che magari fuori ci saranno 30 gradi, 31, 32, 33 gradi, la macchina con questo, diciamo, turnover di aria leggero non riuscirebbe a raffreddare tutta la, diciamo, la strumentazione, quindi la batteria, l'inverter e tutto ciò, le schede elettroniche che pilotano il tutto. Quindi noi schiacciando abbiamo la massima potenza. Lo possiamo chiamare il boost della ventola, esatto, perché proprio questo si regola in base agli assorbimenti. Vedi, mo sto assorbendo 260 watt col boost della ventola inserito, aumento e la ventola parametricamente fino al massimo, fino all'assorbimento. Più è alto più girano le ventole, questo è il massimo che possono dare. Perfetto. Questo allora, è per, diciamo, Salvatore, questo è molto interessante, perché alla fine andiamo a raffreddare in maniera più significativa e magari anche rumorosa solo quando serve, se no lo lasciamo con parametri bassi. Perfetto. Ottimo, questo è molto interessante. Allora, a conclusione, ormai diciamo il grosso è questo. Abbiamo in più l'illuminazione, che forse è la cosa più estetica della macchina. Questa gira, Salvatore, sì. Ecco. Perché questa è simpaticissima, praticamente una striscia LED che percorre tutta la scocca illuminando il sotto, il lato, e questa di sera è veramente carinissima. Che rende la cosa sfiziosa. Sì. Ma ha anche la funzione di isolare le due scatole, perché non abbiamo detto all'inizio, Gianni, che sono due scatole della corrente. Te lo lascio a te dire. Sì, no, si vede anche, però la cosa bella è che le hai sommate, cioè composte, abbinate in maniera professionale. Sembra veramente un unico box, invece sono due scatole dei classici quadri elettrici industriali che tu hai invece, di cui tu hai fatto una borsa, un contenitore. Esatto. Bravo. Quindi questa è, diciamo, illuminazione estetica, nulla di eccezionale. Attenzione, estetica che sul canale Energia Fai da Te conta, perché noi vogliamo anche dare la bellezza delle cose che facciamo. E poi queste le due luci di profondità che illuminano tantissimo, come si dice a Milano, illuminano di bestia, perché sono veramente potenti. Esatto, con delle lenti particolari, autoraffreddate, che come sono bucherellate, adesso spento e faccio vedere, il faretto è particolare perché è bucherellato e forellato, dove passa l'aria interna per raffreddarli, non scaldano, però hanno anche loro il raffreddamento automatico, diciamo. In più abbiamo dentro, che non ho detto prima, un altro sensore termico che mentre sta caricando la batteria oppure dovesse scaldarsi proprio con l'aria esterna, fa partire al di fuori dell'inverter. In questo caso potremmo tenere l'inverter spento, che magari stiamo caricando i cellulari o stiamo caricando stesso la batteria, diciamo, fa partire in automatico il raffreddamento, cioè un secondo sensore che gestisce in automatico il raffreddamento al di fuori dell'inverter. Poi rivedendoci abbiamo un contatore nel diciamo pannello principale, e che poi, è questo, l'apparecchio sta funzionando da 180 ore. Ha fatto già il suo ciclo tecnico. Poi voglio far vedere un attimo al volo che comunque la batteria la possiamo monitorare direttamente su
sull'applicazione. Il Bluetooth del BMS. Abbiamo il Bluetooth del BMS, voglio far vedere anche agli amici del canale che comunque la batteria, diciamo, ecco un attimo che mi collego, diciamo l'applicativo, l'applicazione dove andiamo a vedere tutti i parametri effettivi della batteria, tutto verde, quindi tutto a posto, e le singole celle, quindi le cariche. Sì, c'è la tensione, quello che è la state of charge, cioè esatto, SOC, tutto, e diverse funzioni, anche di temperatura, eccetera. Ottimo. Quindi abbiamo anche un controllino esterno. Senti, Salvatore, vedi un telecomando, cosa serve? Perfetto, arrivavamo a questo che è importante. Stessa situazione, ipotizziamo di avere il carrellino collegato in un cantiere, magari con le luci, con i faretti, oppure con, non so, con delle prese attivate a 10 metri di distanza. Quindi dici, caspita, devo andare a spegnere l'inverter, oppure sta succedendo un qualcosa che ne sai, un intervento. Noi abbiamo il telecomando, come vediamo, eccolo qui, il telecomandino classico. Quindi è tutto radiocomandato, dove noi possiamo intanto attivare le luci a distanza, si vedono, sì. Ok, questo è l'inverter, stessa cosa, lo possiamo attivare. Ecco qua, abbiamo attivato l'inverter, accendiamo il faretto per far vedere che funziona, esatto, e spegniamo tutto dal pulsantino 1, quindi stacco l'inverter, ok, riaccendo l'inverter, riaccendo le luci a distanza. È un remote control classico, ecco, è ripartito tutto. Non lo trovo solo estetico, piacevole, eccetera, ma anche utile, perché a distanza posso decidere luci, inverter, funzionamento, spegnimento, emergenze, eccetera. Io poi, se volete, lo colleghiamo a casa e vediamo proprio in diretta che accendo e spengo casa dal telecomando, quindi pure questa è un'altra situazione. Questo non lo facciamo, ma ci crediamo, perché abbiamo visto che basta attaccare sulla presa che c'è a disposizione in questo box Power Battery Bank e riusciamo a farlo. E l'ultima, diciamo, situazione che vado a spiegare sul pannello, dopodiché passiamo poi magari, non so, a vederlo in un'altra situazione, in un'altra veste. Abbiamo il pulsante di terra, ovviamente abbiamo spento l'inverter, quindi una piccola parentesi, la faccio qui. Se io accendo dal telecomando l'inverter, vabbè, questo posso spegnere le luci, quindi stiamo a distanza, dice ho acceso l'inverter e ho lasciato il telecomando a 10 metri, caspita, ma poi mi devo rifare 10 metri per andare a prendere, perché se io schiaccio qualsiasi pulsante, se attiviamo anche le luci, attivo tutto, guarda, così facciamo la prova del 9, ok, a posto, ho acceso tutto. Quindi che succede? Che i pulsanti non comandano più, ecco, vedi, se io vado a manovrare, dici caspita, ho il telecomando a 10 metri, però non posso spegnere l'inverter. Perché oramai questo è dovuto al fatto che oramai l'hai impostato come funziona il telecomando. Perfetto. Quindi non funzionano più i tasti. Invece noi facciamo un reset con la chiave e ridiventa tutto manuale. Bravo, questo è importante. Anche perché se non dovesse funzionare più il telecomando siamo incastrati. Invece così lo azzeriamo. Lo azzeriamo con un reset di memoria, con la chiave stessa. Quindi, tornando a chiudere, ho messo questo interruttore di terra, dove vediamo, dice a che serve. Essendo che sappiamo che tutti gli inverter sono quasi tutti bifasici, specialmente questi piccolini, automaticamente torniamo al discorso di prima del pozzetto di terra, quindi noi andiamo a prelevare dall'Enel, quindi dalla parte, diciamo, di ingresso, chiamiamola così, del contatore Enel, quindi dalla terra esterna, quindi del pozzetto di qua sotto, andremo a collegare, diciamo, l'uscita poi che va al quadro di casa, però noi andremo a switchare praticamente con un circuito separatore che se no andrebbe in corto direttamente con il neutro, va a separare, quindi metti a terra, quindi fa questo arco, diciamo, di collegamento fra l'ingresso e l'uscita, con un circuitino che controlla se no non funzionerebbe il salvavita, non interverrebbe. Schiacciando questo automaticamente si collega ingresso sull'uscita,
direttamente. Praticamente, Salvatore, tu hai messo un neutro a terra. Bravo. Su questa tua Power Battery Bank, di cui hai certezza, perché solo se mettiamo il neutro a terra, quindi abbiamo una monofase, non la bifase, Esatto. abbiamo il funzionamento di quello che è il differenziale. Perfetto. Bene, questa è una cosa che sul canale è ampiamente discussa e che io condivido, va benissimo, eccetera, però mi crea sempre un po' di pensieri. Lo sai che sul canale mio, Salvatore, finché non ho fatto test almeno per un anno, prima di dire sì, questa cosa funziona, dobbiamo vederla bene, ok? Anche perché se ci fosse una scintillazione che mette insieme una delle bifasi con la fase dell'impianto della rete, certo, è un problema per l'inverno. Anche pericoloso, esattamente, proprio per... Però funziona, lo sappiamo, tanti amici del canale lo fanno in tanti modi, sia con i relay, anche in maniera fissa, ci sono i Voltronic che lo fanno di serie, eccetera. È una cosa che funziona, ovviamente va analizzata a fondo. Certo, anche perché la funzione te la faccio vedere qui, ma non siamo collegati a terra e niente. Se io spengo il faretto, guarda, faretto, vedi che rimane, sì, classico, che è bifasico. Se io schiaccio terra, ecco, non c'è più... È acceso, perfetto. Sì, vedi, faccio una prova, guarda, diretta. Aspetta, vedi che lo facciamo vedendo i pulsanti, sì, vai. Ok. Spento, vedi che va sì, ad annullare, perché comunque ha un circuito di loop interno che va ad azzerare proprio. Assolutamente sì. Quando sei così in posizione sì, monofase, questa è monofase. È chiaro, esatto, sì. È chiaro che il faretto non ha delle ridondanze luminose. Se invece la fai diventare bifase, schiaccia il tasto, eccolo lì, a questo punto il faretto sfarfalla, come si dice in gergo. Esatto. Bene. Bravo Salvatore, bello, progettato bene, hai pensato veramente a tutto ed è piacevole. Una cosa, Salvatore, vuoi aggiungere qualcos'altro a questo prodotto? Qualche altro dettaglio? Non lo apriamo perché questa è la fase descrittiva del prodotto, dove anche per rispetto a te non vogliamo, diciamo, far vedere troppi dettagli interni, perché è vero che questo non è un business tour, è presentato per gli amici del canale, però vogliamo lasciare anche un attimino di riservatezza a questo tuo progetto molto bello. Però ti sei dimenticato una cosa che io voglio adesso. Le rotine sotto? Bravo! Allora, innanzitutto una domanda che io ho capito, ma che vogliamo spiegare agli amici del canale. Sì. Perché le ruote grosse non toccano il piano e le hai messe alte? Già qualcuno, facciamo una pausa, vediamo se lo capiscono da soli. Pausa finita, spiegacelo. Allora, è semplice, perché già avendo, diciamo, calcolato che ha 4 rotelle per il movimento fluidissimo, ovviamente se fossero, diciamo, a terra le ruote queste grandi, bloccherebbe questo movimento di trasporto per spostarlo avanti e indietro. Un carrellino di una nota marca di trasporto, io l'ho smembrato e automaticamente ho utilizzato solo il transporter, proprio come si vede, perché questo mi è piaciuto. Ho bucato per montarlo direttamente, che se no non poteva, e ho utilizzato un'asta direttamente di ferro, come vediamo, una vite filettata, come la vogliamo chiamare, barra filettata che passa sulle ruote. Esatto. Certo. Quindi io l'ho messa leggermente distaccata da terra, proprio perché facendo perno e fulcro automaticamente funzionano. Sì, quando la devi trasportare, si alzano le rotelline piccole e certo. Quindi ti funziona, diciamo. Però sul piano riesci a roteare con le 4 ruote, se no avremmo il freno di quelle grosse. Perfettissimo. Questo è quanto, e niente. Poi ci sono altre 2 spie che indicano che l'inverter funziona. Questo va per gradi, accendi prima dalla manopola rossa, poi metti la chiave, dai lo start, aspetti 2 secondi e dai verde inverter e parte. Se non segui questa procedura, se c'è un'anomalia, se eccetera, lui va in protezione, va in blocco, ti avvisa, eccetera. Inutile dire che è pieno di fusibili messi in tutte le posizioni, entrata, uscita, corrente di batteria, presa d'ingresso, sicura proprio al 100%. Come tengo intanto alla mia persona, perché questo, ripeto, è un'apparecchiatura mia personale, non la vendo, ma l'ho voluta, diciamo, presentare grazie a Gianni
sul suo canale, perché giustamente mi fa piacere, siamo entrati in sintonia tantissimo, perché veramente Gianni è una bravissima persona, ma non lo devo dire perché lo sapete benissimo. Grazie, basta, cambia, vai avanti. Passa avanti, quindi giustamente così per sfida ho presentato questo apparecchio e Gianni è venuto a, diciamo, a visionare, a vedere, ecco, tuttora stiamo facendo il video e quindi a posto, tutto qua. Spiego altri dettagli della macchina che praticamente ho montato, diciamo, in diretta. Quindi ecco qui, attacchiamo la presa blu e la inseriamo sulla rete di casa, quindi in questo caso così. Vedremo che si accenderà dietro l'ingresso rete 230, quindi fase neutro, indica che comunque è collegata in rete la macchina. Però vediamo che abbiamo la spia pure dell'indicatore di fase che è spenta, perché la macchina non rispetta fase neutro dentro tutto il circuito interno del salvavita e di tutto il circuito a relè. Quindi noi che faremo? Andremo a staccare e girare e magicamente vediamo che la spia della fase è perfetta. Allora è correttamente in fase la macchina. Qui hai praticamente, Salvatore, la verifica della fase di connessione a una qualsiasi presa di alimentazione dell'apparecchio. Perfetto, esattamente. Questa rimane sempre accesa. Ti faccio una domanda: visto che hai inserito l'alimentazione, a questo punto qui potremmo avere adesso della tensione. Esatto, allora in questo caso no, perché dentro c'è un relè separatore che stacca, quindi io metto le mani dentro, nessuna scarica, nessuna con l'interruttore acceso, non prendo perché si va ad isolare completamente dall'ingresso Enel, perché questo è un ingresso a parte per caricarlo, come dicevamo prima nel video, che se ti trovi fuori casa non ti porti appresso, diciamo, l'impianto, diciamo, a cui è collegato, ma ti porti una classica IEC dove attacchi una qualsiasi fonte elettrica per ricaricare la macchina. Questo è fondamentale per il fattore sicurezza. Sul canale è sempre importante. Praticamente il momento in cui attacchiamo la rete per caricare l'apparecchio o utilizzarlo in diretta, si disattiva quella che era la presa di alimentazione. Esatto, e questo non è, diciamo, un ambito così veloce, ma è un ambito importante per sicurezza, appunto, diciamo in generale. Magari ci sono dei bambini in casa che vanno toccando e compagnie vari, magari mettono le dita. Certo. Salvatore, adesso una domanda: tu hai attaccato la spina di casa nella presa, praticamente stai alimentando, stai caricando la batteria, eccetera. Certo. Adesso, visto che le due prese sono identiche, cosa succede se uno va a sbagliare e mette questa, che è la presa che arriva dalla rete, la inserisce nell'uscita dell'inverter? Cosa succede? Allora ipotizziamo, facciamo una prova live, come vediamo direttamente. Aspetta, siamo pronti al boom, perché questa è la cosa che fa scoppiare l'inverter. Praticamente stiamo vedendo lo scoppio in diretta del tuo dispositivo, vediamo. Giusto? Sì. Vai. Sì. Aspetta, stiamo mettendo la spina di casa, ovvero dove c'è tensione, nell'uscita dell'inverter. Perfetto. Prego, distruggi tutto. Distruggo tutto. Ed è in protezione. Ecco qua, è partita la protezione. Cosa hai fatto? Spiegacelo. Praticamente, togliendo il rumore, ecco qua. Praticamente che succede? C'è un sistema sempre elettronico, però comandato dai relè, perché ovviamente qua passa la corrente, va a impedire, attaccando al contrario. Sembra facile, ma non è facile, perché se dai corrente da questo lato e ridai corrente da quest'altro lato, in teoria aprono e chiudono i relè, ma il bip suonerebbe sempre. Allora ci sta un trucchetto elettronico, sono 3 relè combinati, quindi se io riattacco, automaticamente mi va a disattivare completamente la corrente dall'inverter, quindi non parte più. Questo non può partire perché stacca proprio fisicamente l'accensione del pulsante, non va proprio più, mentre c'è presenza di corrente solo da questo lato, perché da quest'altro lato, come vediamo, funziona tutto regolare, non ci sono rumori ecco, tutto regolare, sta funzionando tutto in maniera perfetta. Quindi questa è una protezione in più. Ovviamente, ecco, riparte tutto l'inverter, vabbè, ma era già tutto a posto. E un'altra cosa, piccola parentesi, da qui possiamo adesso caricare la batteria interna e finalmente vediamo anche il display che si illumina con le varie
diciamo funzione per volte, sì. Perfetto, ottimo. Questo è quanto. Perfetto. Tutto qui. Adesso Salvatore, vogliamo la prova del 9, quella che chiude tutto l'aspetto tecnico, chiude il cerchio di questo video. Allora io voglio adesso alimentare tutta casa, chiaramente non grossi carichi, con questo power battery bank, chiamiamolo come vuoi, ok? Che poi tu l'hai chiamato static power generator. Sì. Possiamo attaccare tutta casa? Perfetto. Facci vedere. Allora, io stacco intanto la presa, diciamo, che era la carica, che era l'ingresso. La carica dell'ingresso, vado a staccare al quadro, che adesso abbiamo pochi watt, abbiamo 50 watt di potenza in assorbimento, stacchiamo tutto. Bene, abbiamo spento tutto, luce, sì, eccetera. Partita l'emergenza, ma non fa niente, la lucetta quella piccola. Allora, adesso inserisco il cavo nella presa dove abbiamo fatto prima la prova. Sì, l'uscita dall'inverter. Praticamente l'inverter, ecco qua. È partita tutta a casa. Però facciamo vedere pure, allora, ok, ho spento, col telecomando facciamo vedere agli amici che possiamo comandare casa dal telecomando. Ecco qui, ok, analizza se c'è prima rete a 230. Non c'è, parte. Perfetto. E abbiamo... Praticamente tu col telecomando hai spento e acceso casa. Tutta casa. Alimentata dal nostro static power generator. Se inquadri ti faccio vedere che possiamo ovviamente accendere le luci e stessa cosa accendere anche il faretto il faretto era già acceso. Ok, perfetto. Abbiamo acceso tutto. Sì. Tranne questo. Ecco, adesso siamo proprio full. La macchina è accesa al completo e sta alimentando casa, sì. Perfetto. Va bene. Dai, spegni e ritorna alla rete. Perfetto. Ok, tutto staccato. Questo è bellissimo, hai spento anche tutto l'apparato, quindi si è spenta anche la casa, l'illuminazione, eccetera. Sì, esatto. Qui adesso vedo che c'è una luce di emergenza. Sì. Neanche te lo chiedo, l'hai fatta tu, giusto? Sì. Lasciamo perdere, dai. Poi riaccendo l'inverter e facciamo ripartire, esatto. Riparte la casa, si spegne neanche un'emergenza. Sì. Ecco fatto. Quindi fantastico. Ragazzi, mi sono posizionato anch'io qua di fianco a Salvatore. Avete visto, ho spiegato tutto molto bene. Un apparecchio semplice, virgola, apparentemente semplice. Ha calcolato, e qui si vede non solo una cosa che devo fare e basta, ma si vede che ci ha passato notti intere, mi diceva prima. Abbastanza. Ed è un prodotto che è stato visto in tutti i suoi dettagli. Avete visto il discorso della bifase trasformata quando serve, le prese laterali, le luci, cioè veramente un prodotto completo e autocostruito, poi col portacarrellino con le ruote rialzate, cioè c'è stato, quello che dico sempre nel canale, una passione, si è pensato a un progetto, si è esteso un progetto e poi si è realizzato. Come dicevo all'inizio, non entriamo qua, voglio che lui ci pensi seriamente se vuol farci vedere anche gli interni, perché all'interno ci sono anche tutti i relay, tutti i fusibili, tutto il controllo, chiamiamolo nascosto, ma questo che è l'aspetto fondamentale poi di questo apparecchio. Ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Adesso lascio gli ultimi saluti, li faccio fare a Salvatore, se ha qualcosa da dirvi, da trasmettervi. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate capito quanto la passione e la voglia di fare le cose ci porta anche come lui, senza una competenza elevata scolastica sulla materia specifica, ma ha realizzato una cosa che anche voi amici del canale che siete installatori piuttosto che elettricisti, laureati, ingegneri e quant'altro, potete prendere spunto. Funziona così sul canale Energia Fai da Te, uno ha un'idea, la propone, quando vedo le cose significative, finite in questa che è la nuova rubrica, l'avete visto, fatta di video, cioè gli amici del canale che hanno queste idee da proporre. Salvatore, a te gli ultimi saluti. Grazie Gianni, io sono intanto contentissimo di averti avuto, diciamo, come ospite in questo caso a casa. Abbiamo girato il video, è stato bellissimo. Una bella giornata, una giornata intera, ragazzi, esatto. Dalle 11 di stamattina. Ed è raro, bisogna dirlo. No. Comunque ringrazio anche a tutti voi che avete visto, insomma, che vedrete, che state vedendo attualmente il video. Se vi è piaciuto, se volete replicare la macchina, chiaramente benissimo, lo potete rifare. Ecco, guarda Salvatore, qui ti interrompo.
se volete replicarla, se volete vederla, cioè avete capito come Salvatore ci tiene a farvela vedere. Non è qua per dire ve la voglio vendere, c'è il commercio, ha un negozio, no, questo l'ha fatto per passione, il suo lavoro è completamente diverso e ha messo tutto questo a disposizione degli amici del canale. No vabbè, questo canale mi piace troppo, ragazzi. È unico, Gianni è unico. Ragazzi, un saluto a tutti voi. Iscrivetevi, ovviamente è inutile che vi dico mettete il like, attivate la campanella, perché sono cose al volo che vanno le dico io, alla fine le ha dette lui, non le ripeto di piacere. Quindi siamo qua a disposizione, seguite Gianni, è il numero uno, per me è il numero uno. Al prossimo video, ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grande.